Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Il mio nome è Patricia e oggi vi parlerò delle banche coreane. Quando si viaggia, una delle principali preoccupazioni sono i soldi. Le persone si chiedono se sia sufficiente avere con sé una carta o se è necessario avere anche dei contanti e in tal caso dove poter trovare questi contanti. Se venite in Corea come turisti è importante che voi abbiate sia dei contanti ma anche che abilitiate la vostra carta per i pagamenti internazionali. Per ottenere i contanti in Corea potete o cambiare i soldi oppure potete prelevarli. Prelevare i soldi in Corea con una carta straniera può ancora risultare un po' difficile alcune volte, in quanto non tutti gli sportelli ancora leggono le carte straniere. Per prelevare i contanti potete recarvi presso le banche oppure potete recarvi presso gli ATM dei convenience store. Non c'è una regola fissa. Nel momento in cui la carta vi viene rifiutata, non significa che voi non avete soldi, ma semplicemente che non viene letta correttamente. Dovete continuare a cercare diversi sportelli, fino a quando non troverete quello che accetta la vostra carta. Alcune volte vi capiterà che la vostra carta funzioni tranquillamente in tutte le banche, alcune volte potrà capitare invece che la vostra carta non venga letta da nessuna parte se non nei convenience store. Inoltre può anche succedere che la vostra carta venga letta in tutti i negozi a parte alcuni. Quindi abbiate sempre dei contanti con voi in caso di ogni evenienza. Per quanto riguarda i contanti, potete tranquillamente cambiarli o in aeroporto, oppure ci sono diversi sportelli sparsi per la città dove potete recarvi e cambiarli al momento. Se invece venite in Corea per rimanere più di 90 giorni, avrete bisogno di una carta di debito. In Corea oggigiorno i contanti non vengono utilizzati molto. Difatti l'uso delle carte è diventato molto comune, anche per pagare piccole somme. Se venite in Corea come studenti, la vostra scuola aprirà per voi un conto bancario. Questo conto bancario vi servirà per pagare le rette scolastiche. Una volta arrivati in Corea, dovrete semplicemente recarvi presso la banca con il vostro passaporto per poter attivare definitivamente questo conto bancario e ricevere la carta. Se invece siete in Corea per lavorare, alcune aziende vi chiederanno di aprire un conto bancario con una determinata banca. Per fare ciò dovete semplicemente recarvi in banca con il vostro documento di identità e un certificato che la vostra compagnia vi rilascerà che attesta che voi lavorate per loro. Nel momento in cui avete un visto lavorativo e lavorate da più di 3 mesi, potete recarvi presso la banca dove ricevete la busta paga e fare anche una carta di credito. La banca di fatti deve controllare la vostra situazione economica e deve controllare anche come spendete i soldi. Di conseguenza, nel momento in cui avete un lavoro e avete delle entrate stabili, la banca vi rilascerà la carta di credito senza problemi. Per aprire un conto bancario in generale non richiedono molti documenti, tuttavia ci saranno molte scartoffie da firmare. Una volta firmate tutte le carte riceverete la vostra carta e il bank book. Su questo libretto potete stampare tutti i movimenti bancari in modo da averli in formato cartaceo. Inoltre, se non avete la vostra carta e siete allo sportello ma avete questo libretto, potete utilizzare il libretto al posto della carta per poter fare qualsiasi tipo di transizione. Potete depositare, potete prelevare e potete anche mandare dei soldi. Nel momento in cui aprite un conto bancario e ricevete la vostra carta, ci sono alcune cose da tenere a mente. Se volete utilizzare la vostra carta anche come tessera per i mezzi pubblici, dovete attivarla al momento in cui ricevete la carta. Se invece ve ne dimenticate, potete tranquillamente attivarla successivamente, ma dovete recarvi in banca. Inoltre, se volete utilizzare questa carta all'estero oppure per fare dei pagamenti su siti stranieri, dovete attivare il servizio, altrimenti la carta verrà rifiutata. Per attivare il servizio potete farlo al telefono con alcune banche oppure dovete recarvi in banca e firmare delle carte in più e loro ve la attiveranno. Shinhan Bank per esempio offre questo servizio via telefono, mentre Uri Bank richiede che voi andiate di persona in banca per firmare dei documenti. Inoltre è anche importante che voi attiviate l'internet banking. Per fare ciò dovete recarvi in banca. In banca vi chiederanno di scaricare l'applicazione e vi seguiranno passo a passo per la registrazione. Vi faranno settare le password sia per il login che per i pagamenti e poi vi chiederanno se volete la chiavetta per i codici per i pagamenti oppure vi chiederanno se volete una tessera. Su questa tessera ci sono dei codici già settati che poi voi dovrete andare a inserire nel momento in cui farete dei pagamenti. In Corea la carta viene utilizzata per tutto, si possono pagare anche somme minime come 10 centesimi e non vi chiederanno mai il PIN. Se superate i 50.000 won di spesa vi chiederanno di firmare, ma in generale il PIN non lo chiedono mai. Tuttavia, se dovete fare delle transazioni online, l'applicazione della banca vi chiederà sempre i codici generati o dalla chiavetta oppure dalla tessera che vi danno in banca. Di conseguenza, quando le persone devono fare delle transazioni e non vogliono perdere tempo con questi codici, usano delle applicazioni a parte, come ad esempio Toss oppure Kakao Pay, per mandare i soldi velocemente. Con queste applicazioni basta che voi registriate la vostra carta e inseriate i vostri dati personali e potete tranquillamente inviare i soldi o ricevere i soldi senza problemi. In Corea è tutto molto tecnologico. Tramite l'applicazione della banca potete tranquillamente fare tantissime operazioni senza dover andare in banca. Potete pagare le multe, potete pagare le tasse, potete pagare qualsiasi cosa che è collegata alla vostra carta d'identità. Utilizzando la carta potete ricevere dei punti. Questi punti poi li potete usare per fare shopping oppure potete decidere di richiedere alla banca il cambio in moneta.
Una cosa importante che vorrei dirvi è che la banca vi rilascia un certificato d'identità. Questo certificato vi sarà utile nel momento in cui avrete bisogno di scaricare dei documenti ufficiali dai siti governativi. Senza questo certificato, infatti, dovete recarvi negli uffici governativi per ricevere la copia cartacea. Con il certificato, invece, potete richiedere la copia digitale o potete richiedere che il documento vi venga mandato a casa invece di recarvi voi in ufficio. Anche per oggi è tutto, spero che il video sia stato interessante e che vi abbia fornito abbastanza informazioni. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.